Del resto, di solito non restavamo a casa, andavamo a passeggio. A volte, prima di andare a vestirsi, la signora Swan si metteva al pianoforte. Le sue belle mani, uscendo dalle maniche rosa o bianche, spesso a colori molto vivaci, della vestaglia di crêpe de chine, stendevano le loro falangi sul pianoforte con la stessa malinconia che era nei suoi occhi e non nel suo cuore. Appunto uno di quei giorni le avvenne di suonarmi la parte della sonata di Vinteuil in cui c'è la piccola frase che Swan aveva tanto amata. Ma spesso, se si tratta di musica un po' complicata che ascoltiamo per la prima volta, non sentiamo niente. Eppure, quando poi ebbi udito 2 o 3 volte quella sonata, m'accadde di conoscerla alla perfezione. Perciò non si ha torto di dire sentire per la prima volta. Se davvero, come si è creduto, alla prima audizione non si fosse distinto nulla, la seconda, la terza, sarebbero state altrettante prime e non vi sarebbe ragione perché alla 10ª si capisse qualcosa di più. Probabilmente la prima volta manca non la comprensione, ma la memoria. Poiché la nostra memoria, relativamente alla complessità delle impressioni cui deve far fronte mentre ascoltiamo, è minima, breve quanto la memoria d'un uomo che dormendo pensi 1000 cose e subito le dimentichi, o d'un uomo mezzo rimbambito che non ricordi un minuto dopo quel che gli è stato detto. Di queste impressioni multiple, la memoria non è capace di fornirci immediatamente il ricordo, ma questo si forma in lei a poco, e riguardo alle opere che si son sentite 2 o 3 volte, siamo come il collegiale che abbia riletto a parecchie riprese, prima di addormentarsi, una lezione che credeva di non sapere e che recita a memoria la mattina dopo. Solo fino a quel giorno io non avevo udito ancora nulla di quella sonata. E dove Swan e la moglie vedevano una frase distinta, questa era lontana dalla mia percezione, chiara quanto un nome che si cerchi di rammentare e il luogo del quale non si trovi che il nulla, un nulla in cui un'ora dopo, senza che ci si pensi, si lanceranno da sole, d'un sol balzo, le sillabe prima inutilmente sollecitate. E non solo non si ritengono subito le opere veramente rare, ma in ciascuna di queste opere, come mi avvenne per la sonata di Vinteuil, si percepiscono per prime le parti meno preziose. Di modo che,
Non solo mi ingannavo pensando che l'opera ormai non mi riservasse più nulla, ragione per cui passò molto tempo senza che cercassi di ascoltarla, dal momento che la signora Swan me ne aveva suonata la frase più famosa. Ero stupido in ciò come coloro che non sperano più di provare sorpresa davanti a San Marco a Venezia, perché la fotografia ha mostrato loro la forma delle sue cupole. Ma per di più, anche quando ebbi ascoltato la sonata dal principio alla fine, essa mi restò quasi interamente invisibile, come un monumento di cui la distanza o la nebbia lasciano scorgere solo labili parti. Di qui la malinconia che s'accompagna alla conoscenza di simili opere, come di tutto quello che si attua nel tempo. Quando il senso più nascosto della sonata di Vinteuil mi si scoperse, già trascinato dall'abitudine fuori dalla portata della mia sensibilità, quel che vi avevo distinto e preferito a tutta prima cominciava a svanire, a sfuggirmi, non avendo potuto amare che in tempi successivi tutto quanto quella sonata mi dava. Non la possedetti mai per intero. Rassomigliava alla vita, ma meno ingannevoli della vita, questi grandi capolavori non cominciano col darci quanto hanno di meglio. Nella sonata di Vinteuil le bellezze che prime si scoprono sono anche quelle di cui ci stanchiamo più presto, e senza dubbio per la stessa ragione, vale a dire perché differiscono meno da quel che già ci era noto. Ma quando queste bellezze si sono dileguate, ci rimane da amare una certa frase che il suo ordine, troppo nuovo per offrire al nostro spirito qualcosa oltre la confusione, ci aveva reso indiscernibile e conservata intatta. Allora essa, dinanzi a cui passavamo ogni giorno senza saperlo, e che si era tenuta in serbo, che per il solo potere della sua bellezza era divenuta invisibile e rimasta sconosciuta, viene a noi per ultima. Ma anche noi la lasceremo per ultima e l'ameremo più a lungo delle altre, perché avremo messo più tempo ad amarla. Del resto, il tempo necessario a un individuo, come fu necessario a me per la sonata, per intendere un'opera un po' profonda, è solo il compendio, è come il simbolo degli anni, dei secoli a volte, che devono trascorrere prima che al pubblico possa piacere un capolavoro veramente nuovo. Quindi l'uomo di genio, per risparmiarsi le incomprensioni della folla, si dice forse che i contemporanei mancano della necessaria prospettiva, che le opere scritte per i posteri dovrebbero essere lette solo da loro, come certe pitture che si giudica male troppo da vicino, ma in realtà ogni vile precauzione per evitare i giudizi falsi è inutile. Essi sono inevitabili. La ragione per cui un'opera di genio difficilmente è ammirata subito è che chi l'ha scritta è un uomo straordinario e che pochi gli somigliano. Sarà la sua stessa opera, fecondando i rari ingegni capaci di comprenderla, a farli crescere e moltiplicare. I quartetti di Beethoven, i quartetti 12, 13, 14 e 15, hanno messo 50 anni a far nascere, a ingrossare il pubblico dei quartetti di Beethoven, attuando così, come tutti i capolavori, un progresso se non nel valore degli artisti, almeno nella società degli spiriti, largamente composta oggi di quel che era introvabile quando il capolavoro apparve, ossia di esseri capaci d'amarlo. Quel che chiamano la posterità è la posterità dell'opera. Bisogna che, prescindendo, per semplificare, dai geni che nello stesso tempo possono parallelamente preparare per l'avvenire un pubblico migliore da cui altri geni trarranno beneficio, l'opera si crei da sé la propria posterità. Se dunque l'opera fosse tenuta in serbo, non fosse conosciuta che dai posteri, questi,
per quell'opera non sarebbero i posteri, ma un'assemblea di contemporanei vissuti semplicemente 50 anni dopo.